Monica, 2009, terremoto all'Aquila. C'è una corrispondenza con la storia di Chiara e questo evento. All'Aquila c'è il Gran Sasso, che è che secondo me non è scollegato dal terremoto, dentro il quale ci sono cose, secondo me, la mia idea o ricordo da analisi precedenti, mi sembra. Sì, sì, sì. C'è una coerenza tra questo evento, che ha riguardato tanti, e non solo Chiara, e la storia della famiglia di Chiara, perché da lì c'è un crollo. Mm. Sì, sì, perché si vede proprio questo enorme serpente sotterraneo che è come se avesse la coda sotto il Gran Sasso e stava dormendo. Si sveglia, svegliandosi crea proprio un movimento sotterraneo, crea proprio delle crepe profonde, crea veramente degli scossoni. Si sveglia da che era raggomitolato, attorcigliato, da sotto vuole emergere con la testa. E quindi tutto questo da un punto di vista eterico ha provocato questo terremoto, emergendo con la testa nella zona abitata Mhm. e per andare a cibarsi, io vedo con questa lingua lunga, per andare a cibarsi di tutte le varie famiglie possibili in vari modi, sia inizialmente facendo tanti morti, ma poi anche successivamente vivendo come di rendita. Vivere di rendita, quindi nutrirsi di queste energie basse, significa nutrirsi anche di tutte queste famiglie che hanno avuto difficoltà con la casa, con l'attività lavorativa, proprio perché tutto quanto è crollato, non è stato ricostruito, non c'è stata una vera ripresa. Mm. Mhm. Qual è la causa esoterica, diciamo, di questo evento? Nella Matrix c'è il ragno, le forze oscure. Perché 2009? Perché l'Aquila? Perché? Beh, perché io qua vedo proprio questa specie di mh, mh, non so, c'è sempre questa lotta tra le due forze, ok? Allora, diciamo così che una certa forza per riprendersi quella regione e specialmente quella montagna, perché quella montagna è sacra, avvengono tante cose da un punto di vista energetico, ma anche proprio da un punto di vista fisico. Ci sono proprio dei laboratori, ok? Quindi le due fazioni, il nome stesso, no, è dei falconiformi, ok? Mm. Però non sempre loro hanno il dominio, ok? Quindi per riprendersi il totale dominio, è successo che questo serpente ha fatto una controazione. Non so se riesco a spiegarmi. Mhm, mhm. Ok? Perché si tratta sempre di una guerra in cui c'è sempre un'azione e una risposta di di queste due fazioni. Le persone che sono Le mancate nel note, terremoto, dimmi. in realtà mi veniva addirittura che sono iniziate delle cose dal 2008. L'Umbria è molto molto importante da un punto di vista esoterico. Mhm. Succedono tantissime cose in Umbria. Lei prima ha citato anche la città di Perugia, altrettanto, Mm. sia a Che è livello all'Abruzzo proprio, adesso? perché sono attaccati. Mhm. Sono attaccate e mi fa vedere come di fatto diverse, non so come dirti, affari dell'Abruzzo sono gestiti in Umbria, per esempio. Mm. Anche da un punto di vista del tribunale, tante cose sono di là, a due passi, ok, dall'altra parte. Ed è come se fosse l'Abruzzo una specie di succursale umbra. Mm. Ok, portale aureo per tutte le persone che sono mancate durante quel terremoto.
che sono ancora in giro, sia perché è giusto così, sia per togliere questa energia fondamentale, importantissima, il frutto del sacrificio è questo, dalle mani di questa o di quella fazione. Non sono tanti. Penso che sono anche passati tanti anni, quindi abbiamo diverse volte dato la possibilità a loro, Mhm. ma ne vengono solo 300. Vabbè, tutti via. Mi vengono anche alcune persone che si sono suicidate come esito finale, diciamo così, no? Perché non riuscivano più a sostenere questa rovina. Cosa vuole fare Chiara in questa occasione? Chiara in eterico è come se si mettesse a ricostruire ciò che ancora non è stato ricostruito. Ma non parlo solo a livello di edifici, ma proprio a livello di riportare equilibrio laddove si era incrinato e non si è più ristabilito. Vogliamo mettere un ad eternum qua? Chiedelo a Chiara. Per esempio al centro del Grassasso. Sì, lei vuole mettere un ad eternum che sembra quasi una nuvola che ha effetto a tutti i livelli del Gran Sasso, Mhm. quindi a quelli più visibili e a quelli più profondi, sotterranei, perché ci sono molte cose sotto il Gran Sasso. Fatto come? Sembra una nuvola che però proprio per la sua particolare consistenza può penetrare i vari strati. Ultima domanda, Monica. Conoscevo almeno due persone dell'Aquila, un ragazzo e una ragazza, che hanno vissuto in prima persona il terremoto. In epoca di pandeminchia sono diventati completamente scemi, completamente succubi della paura, completamente schiavi del sistema, completamente contro gli amici che non erano allineati con punturine e aghi vari, quindi grande scisma di amici. E adesso mi viene in mente che costoro, una si è salvata per un pelo, perché proprio quella notte è andata a dormire dai genitori fuori dall'Aquila, e l'altro ha dormito vestito per mesi dopo il terremoto, con il kit salvavita accanto. Erano tutti e due nel centro storico, in case diverse. Mi C'è una viene fuori correlazione? a programma. Mm? Ci sono alcuni eventi che non sono poi del tutto naturali, ok? Sono provocati. C'è proprio una specie di programma sotto, ok? Quindi è di creare un trauma nelle persone che subiscono questi eventi in modo tale quasi da fare tabula rasa nella loro testa e nel momento in cui sono così sono più facilmente manipolabili. Perché vivendo un episodio così importante di paura, diventano più deboli e quindi più manovrabili. Grazie alla paura. La paura ha lasciato un seme Esatto. in loro. Va bene.